io invito la regia a seguirmi perché adesso vi facciamo vedere come diventano le cipolle. Cari amici e cari amiche, ben trovati in questo nuovo video dove parliamo di uno degli ortaggi più famosi, diffusi e antichi al mondo, che è niente po' di meno che la cipolla. Dovete sapere che la cipolla ha delle caratteristiche molto importanti e adesso andremo a vedere come piantarla, come coltivarla e come raccoglierla in questo video dedicato a Orto e Giardino, che è la nostra nuova rubrica, e vi ringraziamo per il successo dei video precedenti dove abbiamo parlato ad esempio del giardino. Era un video improvvisato ma ha avuto molto successo, quindi grazie, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdervi tutti gli aggiornamenti. Ma torniamo alla cipolla. La cipolla è molto importante ed è composta da 3 parti fondamentali che possiamo suddividere in radici, l'apparato radicale, che è quello che si trova nella parte più in basso, poi abbiamo il bulbo, ovvero la cipolla che poi si formerà vera e propria, e sopra abbiamo le foglie molto importanti per la fotosintesi clorofilliana, quindi per lo sviluppo poi della pianta stessa. Ognuna di queste 3 parti ha bisogno poi delle sostanze nutritive necessarie per essere sviluppata, che sono in sostanza l'azoto, il fosforo e il potassio, le 3 principali sostanze, ognuna che agisce su un apparato. Per lo sviluppo di queste bellissime foglie verdi abbiamo bisogno dell'azoto, che agisce proprio sullo sviluppo fogliare e quindi permette poi alla pianta di assorbire l'energia solare che serve per far crescere il bulbo. Poi abbiamo il fosforo, che invece è importante soprattutto per l'apparato radicale, che serve per assorbire tutte le sostanze, compresa anche l'acqua, e infine abbiamo il bulbo. Il bulbo che deve essere sviluppato grazie al supporto del potassio, elemento essenziale, fondamentale per ottenere una bella cipolla. Quindi questi 3 apparati hanno bisogno di 3 elementi fondamentali della chimica, che sono appunto azoto, fosforo e potassio. Ma dobbiamo fare anche molta attenzione all'acqua di cui ha bisogno la cipolla, perché il terreno deve essere continuamente bagnato di acqua, ma non deve ristagnare l'acqua per non creare problemi all'apparato radicale. Quindi la cipolla ha bisogno di sole, luce solare, ha bisogno di acqua, e una volta che noi l'abbiamo piantata, noi tipicamente la piantiamo proprio con dei semi che abbiamo sparso qui in questo punto di raccolta. I semi si sono sviluppati, hanno creato la piantina. Adesso che cosa andremo a fare? Andremo a mettere ognuna di queste piantine su questi contenitori. Perché? Per fare in modo che si sviluppi ancora meglio e quindi ognuna abbia il suo spazio di sviluppo, si formi l'apparato radicale per poi trapiantarla nel terreno. Questo ci permette di avere una piantina pronta per essere poi sviluppata nel terreno, perché se piantassimo direttamente nel terreno e ci sono difficoltà nello sviluppo a causa del clima, a causa appunto delle temperature che magari possono essere instabili soprattutto durante questo periodo, e quindi bisogna fare attenzione anche a questo aspetto. Invece queste le possiamo mettere anche a riparo, abbiamo un controllo sull'acqua che diamo alle piantine, quindi è molto importante fare sviluppare le piantine in questi contenitori che non devono essere neanche troppo piccoli. Quelli in polistirolo sono forse troppo piccoli per ospitare la cipolla. Le facciamo stare qui un paio di settimane per poi spostarle nel terreno durante il periodo appunto della primavera. Quindi questo diciamo è il periodo ideale per chi vuole trapiantarle prima su questi contenitori e poi nel terreno tra qualche settimana. Detto questo, quando la piantina si svilupperà poi e diventerà cipolla, lo capiremo perché le foglie inizieranno ad essiccarsi. Quello sarà il momento di raccogliere la cipolla. Una volta raccolta va lasciata qualche giorno ad asciugare e poi la cipolla diciamo è pronta per essere tenuta per tutta la durata necessaria per l'utilizzo durante l'anno. Questo è il ciclo della cipolla da quando viene seminata a quando viene raccolta. Volevamo farvi vedere un po' anche, adesso prego la regia di fare uno zoom su queste cipolle, e questo è un dispositivo molto interessante per innaffiare le cipolle ma anche altri ortaggi. Vedete, è una pompetta che carica l'acqua all'interno e poi la possiamo spruzzare, possiamo regolare anche il flusso di acqua. In questo modo ci sarà, vedete, è molto diffuso il flusso. In questo modo il flusso diffuso scenderà sulle piantine, le manterrà fresche e non ci sarà un eccesso di acqua. Questo contenitore
Praticamente ha anche una scala graduata dove fino a qui arriva a 800 ml, quindi forse tutto quanto sarà circa un litro e mezzo, più o meno, un litro e mezzo di acqua all'interno di questo contenitore. Adesso andiamo a vedere come trapiantare queste cipolle all'interno di queste vaschette di raccolta. Eccomi di nuovo qui, siamo tornati e adesso vi faccio vedere di cosa avete bisogno per trasportare la piantina che abbiamo messo a dimora a seme in queste vaschette che servono per sviluppare meglio e rendere la piantina ancora più forte. Abbiamo bisogno quindi delle vaschette di plastica o di diverso materiale comunque che siano in grado di ospitare la piantina, del terriccio. Questo è un terriccio realizzato praticamente con questa passatutto. Abbiamo preso la terra, l'abbiamo passata e poi abbiamo mischiato del terriccio naturale che è quello diciamo di colore nero, che è ricco di sostanze organiche, per creare un composto di terra e terriccio molto molto ricco che servirà alla piantina poi per crescere ancora meglio. E avete bisogno poi dell'acqua e un coltello che vi servirà per estirpare la piantina e metterla all'interno delle vaschette. Andiamo a vedere come fare in questo video dove vi faccio vedere proprio l'estirpazione della piantina e vi faccio vedere anche come si è formato il bulbo e l'apparato radicale. Vedete? Diciamo, queste sono le radici, questo è il bulbetto e poi abbiamo la parte fogliare. Vedete come si sono sviluppate abbastanza bene anche le radici di queste piantine, e adesso andiamo a metterle nei nostri contenitori. Ok? Faccio vedere subito. Andiamo a prendere la terra, andiamo a metterla all'interno dei contenitori. Nel mentre piantiamo la piantina e buttiamo la terra. Andiamo a spingere un po' con le dita il terriccio, ne mettiamo un altro po' perché poi scenderà quando andremo a mettere l'acqua. Quindi spingiamo per bene. A questo punto buttiamo l'acqua. Facciamo assorbire per bene, spingiamo ancora un altro po', la piantina facciamola rimanere dritta, ecco qua. Questo per la prima piantina, facciamo la stessa cosa per le altre. Ok, prendiamo la piantina, la mettiamo all'interno, mettiamo la terra, cerchiamo di farla rimanere al centro della vaschetta e poi mettiamo l'acqua, facciamo assorbire per bene. E questa è la seconda piantina. Procediamo con la terza piantina, facciamo la medesima cosa, cerchiamo di far rimanere sempre al centro in modo tale che si sviluppi bene l'apparato radicale e facciamola rimanere dritta, importante, ecco, dritta al centro, e acqua. Mettiamo un po' di acqua sulle altre che è assorbita. Eccoci fatti. A questo punto molti di voi si staranno chiedendo: ok, ma le cipolle poi una volta messe a terreno come diventano? Beh, io invito la regia a seguirmi, così vi faccio vedere per bene tutto l'aspetto, dalla coltivazione alla crescita, allo sviluppo. Eccole qua, guardate qui, questo è il nostro terreno e queste sono le nostre cipolle. Guardate come sono cresciute. Ecco, una cosa importante da dire è che bisognerebbe togliere tutte le erbacce che crescono dalle cipolle, perché queste erbacce qui vanno a succhiare l'acqua, vanno a succhiare le sostanze nutritive. Ecco, queste sono delle erbacce infestanti e bisogna cercare di toglierle senza danneggiare le nostre cipolle. È difficile togliere tutte le erbacce, soprattutto perché noi non utilizziamo diserbanti, non utilizziamo robaccia chimica che è pericolosa poi anche per la salute. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere questo piccolo mondo dell'orticello
dalla semina allo sviluppo delle cipolle, uno degli ortaggi più diffusi al mondo e anche più antichi. Ci sono poi tantissime varietà, tipologie, e quindi non starò qui a spiegarle tutte. Abbiamo spiegato l'essenziale e l'aspetto pratico di come piantare una cipolla, che cosa dargli, come darglielo, come farla sviluppare al meglio. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio perché vi siete iscritti, avete lasciato un like e qualche commento per darmi un feedback se vi è piaciuto oppure no. Ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati.